Anche tu sei in difficoltà nel creare un menù settimanale? Vuoi trovare un metodo semplice e rapido per pianificare pranzo e cena per tutti i giorni della settimana? Magari per evitare di mangiare gira che ti rigira sempre le solite cose? Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. A me piace molto cucinare, ma ho sempre poco tempo a disposizione per pianificare un menù settimanale, quindi molto spesso mi capita di dover decidere giorno per giorno cosa cucinare per pranzo e cena. Ma uno dei problemi principali è quando i cibi che devo cucinare sono ancora in congelatore perché mi sono dimenticata di scongelarli. Negli ultimi mesi ho elaborato e testato un mio crea menù personalizzato con cui ora riesco a organizzarmi alla perfezione e senza sprecare energie. Se anche tu vuoi arrivare a elaborare i tuoi menù in modo semplice, rapido e soprattutto vario, in modo da non ritrovarti a mangiare sempre le solite cose, continua a guardare. E se ti piacciono tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e anche sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Di organizzare il mio crea menù settimanale utilizzando la mia agenda. Naturalmente chi di voi non usa un'agenda o preferisce fare in altro modo può per esempio riportare questa tabella anche su un foglio un po' più grande da attaccare poi al frigorifero oppure alla parete della cucina. Per il mio menù io ho l'abitudine di utilizzare questi segnapagina. Per creare la tabella ho misurato in modo che ci stessero due segnapagina uno sopra l'altro. Ho creato la tabella suddividendo la pagina in 4 colonne. Nella prima ci sono tutti i giorni della settimana, la seconda servirà per la colazione, la terza per il pranzo e la quarta per la cena. Ho aggiunto anche una pagina superiore che ho attaccato con del washi tape e poi ho preso un'altra pagina che ho tagliato a metà e ho attaccato ai lati. Ho dedicato ogni colonna a una particolare categoria di alimenti: carne, uova e legumi, pesce, verdura. A destra ho lasciato questa metà pagina per la lista della spesa, quindi per tutti gli alimenti che mano a mano termino e devo ricordarmi di ricomprare, e a sinistra ho lasciato spazio per la colonna della colazione e per la colonna dei cibi salvatempo. Questo sarà un menù che io userò molto a lungo e ci sono segnapagina che a volte appiccicano molto e quindi rischiano di portarsi dietro pezzi di carta. Per far durare il tutto più a lungo plastifico con della carta adesiva trasparente tutte le pagine del mio crea menù. Ora posso iniziare a posizionare tutti i diversi ingredienti. Nella riga inferiore posiziono tutti gli alimenti che ho in casa, ad esempio nel pesce il baccalà, tonno. Prima di andare a fare la spesa per la settimana successiva controllo sia nella dispensa che nel frigorifero che nel congelatore per vedere quali sono gli alimenti che effettivamente ho ancora in casa e di cui magari non mi ricordo. Uso le colonne superiori della mia tabella crea menù per segnare dei riferimenti a ricette particolari. Ogni mese magari compro una rivista di cucina dove trovo delle ricette che magari voglio provare. Ho un metodo particolare per la classificazione. Per ogni ricetta ho creato una mia catalogazione che mi serve sia per tenere in ordine le varie riviste che per ritrovare la ricetta sul relativo numero. Quindi di solito mi scrivo la sigla che ho stabilito per il nome della rivista, l'anno, il numero della rivista, cioè questo, e il numero di pagina. In questo caso, ad esempio, io so che se voglio fare la ricetta del pollo con le zucchine e la menta, devo prendere Eva Cucina, anno 7, numero 9, pagina 55. Sono sicurissima che con il mio crea menù personalizzato ti troverai benissimo anche tu. Se ti piacciono tutorial come questo, ti ricordo di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e anche sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Tu come pensi di organizzare il tuo menù settimanale per colazione, pranzo e cena? Userai la tua agenda oppure una tabella da appendere sul frigo di casa?